Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2014 che si intitola It's Okay, That's Love. Dramma a cui io sono arrivata a causa del protagonista maschile che io vidi in Moving e che mi sollecitò l'ormone e quindi ho detto aspetta, ma che vado a vedere qualcos'altro di quello che questa persona ha fatto, e questo qualcos'altro appunto è questo dramma. Dicevo, dramma del 2014, 16 puntate. Di cosa parla? Allora, la storia di questi due protagonisti. Lui è un autore di successo che ha anche un programma radio, ama la musica e ha una situazione familiare abbastanza peculiare, nel senso che il fratello è in carcere da 14 anni per via dell'omicidio del patrigno. Però l'omicidio del patrigno è avvenuto in circostanze un po' particolari. Di fatto il fratello in carcere accusa il fratello minore, ovvero l'autore, di essere il vero responsabile della morte di quest'uomo e di aver incastrato lui. E quindi cosa succede? Che ogni tanto questo fratello esce dal carcere e aggredisce il fratello minore. E diciamo che la facilità con cui esce dal carcere a più riprese mi ha fatto alzare un sopracciglio, anche perché se ogni volta che un tizio viene fuori e aggredisce sempre la stessa persona, cioè capirete anche voi che a una certa non mi spiego come mai lo schema si ripeta in maniera così frequente, ecco. Il fratello minore, il protagonista, questo autore, di fatto si sente anche molto in colpa nei confronti del fratello che è in carcere. Questo perché, dicevo, le circostanze dell'omicidio del patrigno sono molto nebulose. Di fatto c'è stata una colluttazione, il patrigno era un uomo manesco che pestava la madre dei due ragazzi e anche i due ragazzi. Il fratello maggiore, quello in carcere, di contro pestava il fratello minore perché si faceva pestare dal patrigno. Un giorno, durante appunto una di queste circostanze in cui il patrigno sta pestando il fratello maggiore, il minore prende un coltello per difendersi e il patrigno a un certo punto viene scaraventato dal fratello maggiore contro quello minore che ha in mano il coltello e quindi rimane trafitto ma molto superficialmente. Quando arriva la madre, vede che il fratello maggiore sta togliendo il coltello dalla ferita e allora intima ai due di uscire, di andarsene. E, però il fratello minore, che aveva temporaneamente perso i sensi e poi un attimo rinviene, vede nello specchio che la madre appicca il fuoco alla casa dove c'è il patrigno ancora, diciamo, ferito sul pavimento, prima di uscire con loro. E di fatto le cause della morte effettive dell'uomo, che poi però vengono un po' insabbiate durante il processo, sono appunto le esalazioni del fumo che hanno soffocato l'uomo, non tanto la ferita del coltello. Però la madre in seguito a questa circostanza entra in uno stato mentale dissociato, ok? Quindi rimuove completamente la memoria di questa cosa che è successa. Un po' perché anche lei era stata pestata dal patrigno, quindi in seguito probabilmente allo stress e al trauma delle percosse subite, un po' per la concitazione appunto degli eventi, rimuove appunto la sua responsabilità nei fatti e quindi il fratello minore, l'autore, il protagonista, per proteggere la madre da questa memoria dolorosa incolpa il fratello, però ne deriva un senso di colpa che si porta dietro per tutta la vita e questo è il motivo per cui ogni volta che il fratello esce di prigione e lo aggredisce lui non sporge mai denuncia o comunque cerca sempre di scegliere la strada che abbia meno impatto appunto sulle conseguenze, che abbia le conseguenze diciamo meno impattanti sulla vita del fratello.
però ovviamente non sta bene. Un giorno incontra la protagonista che è una psichiatra, che anche lei ha una famiglia un po' particolare perché il padre è stato vittima di un incidente sul lavoro ed è in uno stato di invalidità sia fisica che mentale permanente. In più, lei ha visto la madre che praticamente limonava col vicino di casa e quindi ha sviluppato un trauma dovuto a tutta la sfera sentimentale, affettiva, intima nei confronti dell'altro sesso, che la porta ad avere un atteggiamento estremamente chiuso, soprattutto dal punto di vista fisico, con i fidanzati. In più scopre che il fidanzato del momento, frustrato appunto da questa mancanza di apertura nei suoi confronti da parte di lei, le ha anche messo uno splendido paio di corna con un'amica. Dicevo, i due protagonisti si incontrano in un talk show perché lui, l'autore, deve promuovere il suo nuovo libro e lei è chiamata a dare tipo il parere da esperta, ma di fatto si trova lì per sostituire uno dei suoi mentori che è anche un suo coinquilino, perché lei ha una situazione abitativa un po' particolare. Lei vive in una casa con appunto questo mentore che è un uomo diciamo di mezza età, divorziato, che però lavora ancora con la ex moglie, però ha una moglie che sta in America, non ho ben capito la sua situazione sentimentale. E diciamo è un po', fra virgolette, il saggio, è un po' sparato fuori da un cannone pure questo. E un altro tizio invece che lavora nel caffè che c'è sotto casa, che ha la sindrome di Tourette. E in seguito a questo primo incontro tra i due protagonisti estremamente battibeccoso, lui è molto intrigato da lei, lei non così tanto. A lui succede però un'altra cosa, ovvero la fidanzata plagia uno dei suoi romanzi e lo pubblica col suo nome, coadiuvata tra l'altro dall'amico di infanzia di lui. Lui ovviamente si inalbera come una biscia, comprensibilmente, e è costretto, diciamo, in questa circostanza, nell'attesa, diciamo, che si sistemino le cose, a tenere un profilo basso. E quindi va a stare in casa con questi altri tre tizi, perché la casa, tra le altre cose, è la sua. E quindi continua il punzecchiamento tra i due protagonisti. Tra l'altro lui è anche stato il testimone oculare del tradimento del fidanzato di lei e quindi glielo riporta, fra virgolette, in buona fede, nel senso che non lo fa per avere una reazione da lei o per far mollare i due. Semplicemente gli chiedo, le dice: non sapevo che tu fossi una che condivide il fidanzato con così facilità, ma lo dice, ripeto, in maniera molto ingenua. Questo ovviamente causa il patatrac tra la protagonista e il fidanzato, lei lo pianta e i due protagonisti poco dopo intraprendono una relazione. Dicevo, il protagonista ha questo senso di colpa enorme nei confronti del fratello e di quanto è accaduto e è praticamente diventato schizofrenico fondamentalmente, perché lui si è creato una persona immaginaria che è questo ragazzino di 16 anni, che ha delle circostanze familiari che ricalcano esattamente la sua condizione di quando era ragazzo e di quando è successo il fattaccio col patrigno. E quando le persone che gli stanno intorno si rendono conto di questa cosa, ovviamente devono correre ai ripari, perché lui, nonostante sembri essere una persona che funziona benissimo dal punto di vista umano-sociale, di fatto però ha anche delle tendenze autolesioniste che possono sfociare anche nel suicidio. E quindi viene intrapresa questa strada di recupero della sua condizione, che tra l'altro è molto severa, fino al lieto fine nell'epilogo. Allora, il dramma non è recitato male, entrambi i protagonisti ma anche il cast di contorno fanno un bel lavoro. Mi è piaciuto il taglio che viene dato alla descrizione della malattia mentale.
alla descrizione in particolare della schizofrenia. Meno mi è piaciuta, allora la protagonista mi è stata sui maroni fin dall'inizio perché è veramente una personalità molto fastidiosa e lo è soprattutto molto anche nelle prime battute nel modo che ha di relazionarsi con lui. Lui è uno che sembra non avere un problema, proprio un pensiero di quelli pesanti nella sua testa, ma di fatto poi si scopre pian piano che non è così. Lei dicevo ha questo trauma legato alla sfera intima, relazionale intima, che ha causato dei problemi anche con il primo fidanzato. Il problema mio è che questo trauma di fatto è un trauma non esistente, tant'è che durante il primo viaggio che i due protagonisti fanno come coppia, cioè si conoscono biblicamente senza alcun problema. Quindi dico, c'è lei che aveva tutti questi traumi, tutto sto manfrina messa in atto, o comunque che ci è stata comunicata dalla storia, poi di fatto va con lui tranquillamente. In più, ha questo modo di fare estremamente fastidioso, dicevo, perché a parole dice no, cioè teniamo le distanze, stiamo lontani, però lei continua ad andare vicino a lui, a stuzzicarlo, a strusciarsi un po', che dico, allora, io capisco che allora, se tu sei consapevole di avere questo problema, che è un problema legittimo perché appunto è legato poi alla storia sua familiare di aver visto la madre che andava col vicino di casa, ok, però devi anche essere consapevole che le tue azioni hanno delle reazioni nelle altre persone e quindi poi quando ho trovato irrazionale l'atteggiamento di lei che si inalbera quando lui, che ovviamente un pochino stimolato dal suo essere così affettuosa, vorrebbe andare un po' oltre, ok? Perché lei invece poi non è disposta ad andare oltre, ma si inalbera quando è lui a voler mantenere le distanze per il suo comfort personale. Quindi dico, allora, se tu fai, ok, ma se lui ti, fra virgolette, ripaga con la stessa moneta, allora no, cioè non è giusto, ok? Tu hai la spiegazione del tuo trauma e ripeto, è una cosa legittima, però anche devi capire lui che magari si sente un po' fra virgolette preso per il naso dal tuo farti vedere in un modo e poi negarti e allora per il suo benessere personale allora poi è lui che deve mettere un limite ai tuoi atteggiamenti così espansivi perché sa che tu poi oltre non sei disposta ad andare. Problema poi che tu oltre ci vai senza farti tanti problemi, allora di cos'è che stiamo parlando? E questa cosa in effetti mi ha lasciato, tra virgolette, un po', ma non so, mi ha lasciato un po' un amaro in bocca perché l'ho trovato una maniera molto superficiale di rappresentare un trauma del genere che invece avrebbe potuto essere un tema all'interno del dramma molto interessante. Di fatto poi lei, ripeto, continua a tirare. Allora, lei ha questa idea che lui sia un po' un tiraculo, ok? Uno che va con tante, che promette, ma poi un farfallone, ecco. E quindi ogni volta quando lui continua a dirle no, ma guarda che cioè, se noi stiamo insieme, mi dedico a te, eccetera, eccetera, continua a tirare insieme. A tirare fuori le esperienze precedenti e cosa hai fatto con le altre e allora e quante volte l'hai fatto e ti comporti con me in questo modo, ma allora sono come le altre, cioè una cosa estremamente oppressiva e anche fastidiosa. E da una persona che fa la psichiatra, che dovrebbe avere un minimo di comprensione della psiche umana, francamente mi aspetterei un atteggiamento un pochino più maturo. E invece no, lei è proprio un personaggio estremamente, estremamente fastidioso. La famiglia di lei, anche la madre, ragazzi miei, ve la raccomando, a un certo punto ci sono delle scene in cui lei dà delle sberle alla figlia perché... Ah, perché poi viene scoperto quando... Allora, inizialmente la madre
è felicissima di questo potenziale genero, tant'è che continua anche a tampinare la figlia che diciamo ha passato anche i 30 anni, quindi non è esattamente una ragazzina sperduta che non sa come gira il mondo, avrà i suoi problemi come abbiamo tutti, però è ormai una donna adulta. E quando si scopre poi invece del problema mentale di lui, lei, la madre, memore appunto della situazione familiare di donna che in un certo senso ha sacrificato la vita per stare accanto al marito, e questa è una rappresentazione estremamente semplicistica di una situazione familiare invece così complessa, però ecco, per capire, non vuole che la figlia faccia la stessa scelta e quindi gli dice piantalo. Molto bene, empatia proprio a livelli altissimi. E lei invece non vuole perché comunque sia è innamorata di lui, scusate se è poco. E se è pur vero che a volte l'amore non basta, è anche vero che a volte, altre volte, o comunque in tanti casi, l'amore ti fa fare anche cose che pensavi di non essere disposta a fare o di non essere in grado di fare, ok? E quando la figlia si dimostra reticente a questo distacco, cioè le dà due sberle che dico, ma come diavolo ti permetti? E io cioè allora posso capire questa lettura, allora ripeto, il dramma è del 2014, ok? Quindi bisogna anche un po' inquadrare il momento storico in cui è stato girato, in cui è uscito e quanto è cambiato, ok? Sono passati 10 anni. È vero che la cultura del rispetto dei genitori, degli anziani e tutto quanto, però io da parte mia mi dico il rispetto deve andare anche, deve essere una strada a doppio senso. Poi vabbè, si scoprono delle dietrologie riguardo a rapporti di questa famiglia, perché quando il padre della protagonista appunto ha avuto questo incidente che di fatto l'ha reso invalido al 100%, lei ha chiamato l'amante della madre dicendo scusami ma io adesso cosa faccio? Il mio padre non può lavorare, cioè torna con mia madre che così almeno io ho i soldi per andare a lavorare, in una mossa estremamente opportunistica, però di nuovo questo snodo di trama viene messo lì ma non viene investigato, non viene spiegato a fondo. E quindi sì, lei sembra estremamente egoista, ma sembra egoista come caratteristica di lei fine a se stessa, cioè l'ho trovato un po' troppo abbozzato, ecco, ripeto, mentre la situazione di lui invece viene esplorata in maniera molto più ampia e molto più particolareggiata. La situazione di lei viene messa lì, viene risolta un po' alla buona, in maniera estremamente grossolana, e non viene sviluppata quando magari sicuramente in maniera meno impattante all'interno della trama, però avrebbe comunque avuto dei punti interessanti che avrebbero potuto rendere tutta la narrazione un po' più tridimensionale, e invece tutto si ferma lì. Ah sì, io ho questo, però poi comunque mi comporto come se non ce l'avessi. Ah, io mi sento in colpa, io sono egoista, però cosa? Cioè, perché abbiamo messo tutte queste premesse in campo se poi non le sfruttiamo? E ripeto, è un peccato perché comunque la performance degli attori è molto buona. La parte della trama che riguarda la storia familiare di lui e della sua malattia mentale è affrontata, secondo me, in maniera molto interessante, ripeto, molto dettagliata e anche molto attenta, perché viene fatto chiaramente capire che allora lui ha sicuramente bisogno di essere aiutato, però la schizofrenia non è una sentenza di morte, ok? E quindi mi piace quando c'è questa rappresentazione che riesce a portare la malattia mentale a livello comprensibile anche ai più, ecco, e io faccio parte dei più, ok?
E quindi è un peccato che ci sia uno sbilanciamento così netto nella presentazione delle vicende, dei vissuti dei due protagonisti. Ecco, è molto sbilanciata a favore di lui perché la sua storia di fatto fagocita e non lascia proprio scampo alla storia di lei, ecco, che in confronto risulta quasi banale, ecco, mentre non aveva, per come era stata presentata all'inizio, assolutamente i tratti della banalità, ecco. È un peccato, secondo me è stata un po' un'occasione mancata perché non è una gara a chi ha il trauma più grosso, ok? Ognuno fa i conti con le proprie difficoltà, con le proprie situazioni familiari e personali, però non è che è, fra virgolette, più poverino quello che ha il trauma più grave, ok? Perché, ripeto, ognuno ha il suo, come dico io, ognuno ha la propria tazzina di merda nella propria vita, scusate proprio così la franchezza e il francesismo. Quindi ecco, sono rimasta un po' delusa perché mi aspettavo di meglio, soprattutto perché le premesse c'erano tutte per avere un prodotto molto molto più interessante. Ripeto, il dramma è del 2014, quindi sicuramente è passato del tempo e c'è anche oggigiorno una consapevolezza diversa rispetto a questo tipo di tematiche. Però vedendo quanto bene è affrontata la situazione di lui rispetto a quella di lei, mi sarei aspettata qualcosa di meglio. E questo è quanto. Bene, io direi che mi posso fermare. Spero non vi dia fastidio se io ogni tanto faccio recensioni anche di drammi più vecchi, ma continuerò a farle, ve lo dico già proprio candidamente, perché io vado in base a quello che sollecita il mio interesse, o in questo caso il mio ormone, perché ve l'ho detto, tutto è nato dal protagonista maschile, che fa una prova molto molto buona, ma anche lei, cioè, non è, la mia critica qua è al personaggio, non è ovviamente alla prova dell'attrice, perché ripeto, lei secondo me ha fatto un buon lavoro con il materiale a disposizione. È proprio nella gestione della trama che ci sono delle disparità evidenti che poi vanno a influire negativamente sul risultato finale. Bene, adesso mi fermo, direi che vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!